chiediamo alcune cose a noi stessi, quella di mantenerla in purezza, fare in modo di conservare quelle che sono le caratteristiche etologiche, ovvero questo pesce quello che fa in vasca deve mantenerlo negli anni. La forma morfologica è molto importante, perché noi abbiamo visto anche qui negli anni i beta sindex che sono arrivati, pesce lungo 7 cm molto allungato, vederlo nelle vasche di appassionati dopo 3, 4, 5 anni, vedere il pesce che ha perso 2-3 cm del suo corpo ed è diventato totalmente tozzo. Questo perché? Perché non è stato allevato in modo corretto, non è alimentato in modo corretto, è stato accresciuto in base probabilmente piccoline, e facendo questa cosa per più generazioni si porta a stravolgere quella che è la morfologia iniziale della specie, ed è un reale peccato, no? Dopo quante generazioni dipende da quanti danni uno fa. Può essere veloce, può essere dipende dall'alimentazione, poi lo vedremo, ma dipende molto anche dopo 2 o 3 generazioni lo vedo. Assolutamente sì. E l'altra cosa per noi fondamentale è, siccome le prime, quando arrivano le specie in Italia, 9 volte su 10 sono figli di cattura, quindi vengono prelevate dalla natura, no? E questa cosa va poi a lavorare con quello che è gli ambienti di origine. Quindi il nostro principale principio è quello di dire, ok, facciamo in modo di provare a riprodurre queste specie secondo tutte le caratteristiche che abbiamo detto prima, di morfologia, mantenendo la parte etologica, ma di diffonderle, fare in modo che non siano soltanto di proprietà di qualcuno un po' da collezionista, ma fare in modo di poterle diffondere, studiarle, capire qual è il modo migliore come acquariofilo di mantenerle, ma soprattutto di diffonderle agli altri. Quindi questa è un po' la mission che ci hanno dati tanti anni fa. Diciamo che comunque la riproduzione sono pesci abbastanza resistenti mediamente, no? Quindi a parte qualcuno che effettivamente è, diciamo, molto estremo come condizioni d'acquario, quindi come vasca, non è proprio entry level, però sono comunque pesci che trovano facilmente riproduzione in acquario mediamente. Quindi diciamo che non è tanto e soprattutto, essendo anche abbastanza resistenti, è facile, poi lo vediamo, farne tanti. Quando ne fai tanti poi magari la quantità va a discapito della qualità, e a quel punto poi è facile fare danni nel corso di anche 4-5 anni. Poi siamo accorti che effettivamente il pesce era molto diverso rispetto a come l'avevamo accolto inizialmente. Questa è una promessa doverosa che abbiamo messo in giallo apposta, nel senso che non siamo biologi, non siamo ricercatori, siamo semplicemente degli appassionati. Quindi non siamo qua per salvare le specie, non stiamo facendo un progetto di mantenimento per salvare le specie a livello, diciamo, scientifico. La nostra reale esigenza è quella che dicevamo prima, è quella di mantenere a lungo nelle nostre vasche le specie elevate, diffondendole, provando a mantenere inalterate la morfologia e l'etologia delle generazioni successive. Questa è la nostra mission di partenza. Da qua in poi quello che dobbiamo vedere adesso sono le regole di condotta che abbiamo provato a darci. L'obiettivo principale del progetto è favorire lo scambio di informazioni fra appassionati, favorire lo sviluppo di nuovi gruppi fra allevatori, sia emergenti che non, per cercare di sia portare avanti il progetto che appunto diffondere le specie, favorire lo scambio di pesci, consolidando i legami con segmenti anche con associazioni estere, favorire la mappatura dei ceti presenti. Cosa vuol dire? Cercare di dirsi, ok, dopo 6 mesi, un anno e mezzo che i pesci sono diffusi, ribussare le varie porte e dire, ok, ma come siamo messi? Quanti esemplari hai prodotti? Hai tanto maschio, tanto femmine? Come sta andando? Per evitare che i punti in bianco uno è sicuro di avere pesci in giro, ma poi si trova a avere pesci vecchi, non si producono più, e di fatto la specie persa. E in ultimo, appunto, che è poi la cosa principale, sfavorire quello che è il continuo prelievo in natura di queste specie per capacità di chi li ha tutelati una volta. In questo senso, vedete quali sono le problematiche principali, che grosso modo gravitano intorno agli errori umani più che agli errori dei pesci stessi. Innanzitutto avere convergenza di informazioni, ovvero con una specie nuova non è che c'è scritto da qualche parte come si fa a levarla nel modo corretto, bisogna mettersi lì, provare, tentare e poi condividere le informazioni, non tenersi nel porticello. Aggiornarsi, avere diversi allevatori della stessa specie
in mano un'unica persona, purtroppo sappiamo tutti che le cose possono succedere e si rischia di perdere i pesci. Avere più breeder, quindi più allevatori, aiuta un po' a evitare un po' una sorta di disastro per no? Evito che ci siano situazioni limite. Avere una mappatura tracciata delle specie mantenute, come dicevamo, sapere chi ha cosa, quanto tempo ha, quanti esemplari ha, in modo tale che si possa eventualmente poi ripassarsi i pesci per evitare colli in bottiglia negli anni successivi. Limiti anagrafici delle coppie riproduttive, questa è un'altra cosa molto importante. Ci sono pesci che hanno aspettativa di vita di 2 o 3 anni, altre specie che hanno solo più longeve, però il grosso, quando si ha una specie che ha 3 anni di aspettativa di vita, bisogna ridurla fra 18 mesi e 24 mesi. Quando si va oltre, sì, magari è ancora in grado di riprodursi, ma di certo non avrà le condizioni migliori, quindi si rischia veramente in quel caso la specie se si va troppo lunghi nelle riproduzioni. E l'ultima è la gestione demografica delle nascite. Cosa vuol dire? Questo è un punto per noi particolarmente importante, perché come diceva Marco prima, se un incubatore fa 100-120 piccolini, portare sempre in taglia, quindi tutti questi 100-120 piccolini, dando costantemente da mangiare, facendo in modo che si produca il metabolismo per crescimento, eccetera, è il modo più rapido per ottenere poi nelle varie generazioni quelle che sono le tare genetiche, perché salvare il 100% della riproduzione fondamentalmente qualche piccolo o qualche problema ce lo portiamo avanti, se poi lo diffondiamo ad altri appassionati questo problema comincia a girare. Viceversa, evitando di spingere il metabolismo, quindi spingendo l'alimentazione, facendo in modo che ci sia una gestione proprio naturale, quindi facendo in modo che soltanto i forti si salvano, avendo magari 20, 30, massimo 40% dei nati portati in taglia raggiunti, a quel punto siamo un po' più sicuri, non certo, ma siamo più sicuri di avere pesci in salute da poter diffondere, su cui poter continuare ad avere le proprie produzioni successivamente. È chiaro che va anche fatto il distinguo con le condizioni del contorno, cioè ho una coppia bloccata e a quel punto aumento, cerco di massimizzare la prima covata al fine di essere produttiva, perché diciamo quella successiva magari è un po' più basso, proprio perché diciamo, l'obiettivo è quello di arrivare fondamentalmente ad arrivare a una sorta di, diciamo di regime in cui c'è una colonia sufficientemente mantenibile e sufficientemente sana. Questa è una struttura immaginaria, nel senso che poi purtroppo, come dicevamo, mancano i numeri delle persone che avevano, quindi l'ideale è dire ok, sotto ci sono gli allevatori, poi c'è qualcuno che raccoglie le informazioni, no? Suddivido per vari livelli. In realtà, ahimè, purtroppo non sono gli appassionati che hanno pazienza e voglia di fare queste cose, ma non sempre, quindi tutto si riduce in allevatori della parte in basso. Qui è La dice te questo? sì, nel senso che ahimè qui è un'altra di quelle che sono un po' discorsi un po' utopici, nel senso che l'ideale è specie non selezionate per persone selezionate, perché alla fine quello che importa è l'impegno, la perseveranza e il non bleffare, perché purtroppo ci sono capitate situazioni un po' limiti, abbiamo avuto persone che hanno un po' bleffato anche sull'idratazione, hanno bleffato sugli anni di età, sul modo in cui portare avanti i piccoli, e il problema è che se qualche anello della catena fa dei piccoli errori, poi purtroppo compromette tutta la catena, e questo diventa un problema oggettivo. Per quello che diciamo persone non selezionate, perché uno si deve prendere un po' la briga di fare quello che avrebbe fatto, e a un certo punto anche alzare la mano dicendo guarda, io mi sono stufato di questa specie, piuttosto che lavorarci male, dico che passo la mano, no? Quindi trovo in un'associazione qualche altro socio che invece ha voglia di fare e gli passa il pesce. Una gestione un po', diciamo così, socialista di quelle che sono le specie mantenute. Chiaro, anche perché in una situazione in cui facciamo difficoltà a trovare delle persone che si possano prendere la briga, no? di prendersi la responsabilità di portare a casa una specie, mantenere la purezza e continuità, nel momento in cui diffondiamo magari un ibrido, ovviamente stiamo facendo triplo danno. Primo perché l'ibrido poi lo facciamo per invece ancestrale puro, e quindi il secondo poi perché ci siamo ragazzi magari qualche tratto genetico. Questa è una logica che vedo molto banalmente: se una specie ideale è
passarli anche a nuovi potenziali allevatori. E poi c'è il backup leader, che invece è colui che si automantiene nella colonia e fa da backup per eventuali problemi del main leader, piuttosto che dopo 1, 2, 3 anni ci si scambiano gli esemplari per andare un po' a risanguare quella che è l'eventuale problematica genetica della colonia, in modo tale da poter dire non sono da solo, ogni tanto mi scambio esemplari per poter portare avanti con successiva sicurezza la specie di mia. È anche possibile utilizzare 2 allevatori diversi per riuscire a mantenere in maniera, a trovare le condizioni migliori. Sul forum stesso ci sono 2 esperienze di allevamento di beta cocina con posizione giambi, e una era stata allevata in 50 litri con un paio di coppie, mentre l'altra esperienza era un allevamento in una vasca molto più grande, in colonia, in cui effettivamente nella prima il main breeder teneva molto più sotto osservazione l'allevamento anche dal punto di vista di prendere la nuova generazione, mentre il backup breeder si occupava semplicemente di mantenere la popolazione senza andare a stimolare la produzione in maniera magari più compulsiva come faceva il main. Questo è una delle piccole regolette basilari che dovrebbero esserci, nel senso che faccio il lavoro, faccio tutto quello che devo fare, ne tengo traccia. Tenere traccia vuol dire autoregolamentarsi dicendo un paio di volte l'anno si fa il punto di quali sono gli esemplari che siano in casa, dire 8 maschi, 8 femmine, 8 non sessabili, magari sugli esemplari principali dire anche quanti anni hanno, per capire se sono ancora ha senso gestirli dal punto di vista della mappatura, perché sono esemplari che si possono ancora riprodurre. Se non è così già si tengono al di fuori di tutto quello che è conto, no? È utile dire sì, ho 3 coppie, ma se sono 3 coppie adulte magari che hanno già 3-4 anni non si possono più riprodurre, è utile dire che ho 3 coppie, se di fatto poi non sono anni ravvabili per quello che è il discorso. Ma questo operativamente come viene gestito? Operativamente come viene gestito? Come viene gestito? L'obbligo di partecipazione ai censimenti semestrali, cioè mandate una mail idealmente mandaggio quello che abbiamo visto anche come vicino, c'è un foglio Excel che viene fatto, viene distribuito ai soci magari a gennaio o a settembre, e uno lo compila dicendo questa specie, questa location code, idealmente anche da chi mi è arrivato, in modo tale che c'è un po' di tracciabilità anche da chi ti è arrivata gli esemplari, quanti esemplari maschi, quanti esemplari femmine, l'identità, in modo tale per dire ok, ora sono soggettiva, e soprattutto se ho un pesce cinese. Secondo me qui io ci vedo il limite magari nella probabilità di una selezione più grande come può essere AG, nel senso che secondo me se non c'è qualcuno che sta dietro, perché se no ci perdiamo penso, non ne perdi uno. Assolutamente sì, ed era quello che all'inizio c'era il discorso dei rappresentanti, cioè dei responsabili eccetera eccetera. Ci vuole, come tutte le cose, qualcuno che pinga, che manda elenchi, mi rispondi. Molto spesso si traduce con uno ti manda un vocale, ti fa l'elenco di quello che ha, e c'è qualcuno con pazienza che si mette lì a inserirlo in un database che può essere Excel, ACIS, quello che si vuole. In altre realtà c'è proprio la newsletter che arriva direttamente semestrale con il set di compilare, dopodiché se non arriva il tuo Excel arriva un'altra mail direttamente dal responsabile del progetto di mantenimento che ti arriva il ping dire nel tuo sito proprio. È arrivata una newsletter ad aprile del Valorament Project, che è un progetto di mantenimento famosissimo che si occupa sempre di pesci, sempre avanti, ma non genera beta. Ai miei tempi, quando collaboravamo con l'IGL, l'associazione dei amanti di tedesca, che ai tempi costavano 1.100 soci, arrivava un file Excel di non so quante pagine, con centinaia di specie allevate, suddivise, non mettevano neanche il nominativo per pratica, il nominativo dell'allevatore, cioè il nominativo del numero di tessera, e c'era l'elenco di tutti i potevano. Ai tempi, ovvio, andava al singolo numero maschio, femmina. Sì. Adesso voglio vedere. Qua c'è la rappresentazione grafica di quello che abbiamo detto.
stocking spinto, eccetera, eccetera, una situazione del genere diventa problematica. Perché? Diventa problematica perché se vi salvo costantemente il 100% dei nati, è plausibile che step by step porto di tutte le cariche di prima. Secondo, in una situazione di questo tipo è ovvio che la crescita è quello che è, e quindi ad avere un pesce lungo 8 cm, alto 1, finisce che dopo 3 anni mi ritrovo con le nuove generazioni che sono lunghe 4-5 cm e alte 2. Perché? Perché non hanno spazio di nuoto e quindi vado a cambiare la morfologia delle generazioni successive. Adesso facciamo un sondaggio, chi la capisce? Io non l'ho capito, quando mi ha mandato la PowerPoint non l'ho capito. Io non ci sono arrivato. Non mettono, ma quella foto, quella slide con la batteriosi. Esatto, questa è la batteriosa. Le batteriosi ho disegnato la barra per far capire che anche qui non bisogna aspettare che diciamo io sono un pesce che di solito dopo 24 mesi c'è un pesce vecchio. Quindi si aspetta a riprodurre, dopo i 24 mesi accade che il maschio difficilmente porta termine la covata. O magari su una covata di 40 potenziali piccolini te ne fa 3-4. È chiaro che se io aspetto quelle condizioni per avere nuovi produttori rischio fortemente la specie, no? Quindi il senso è muoversi prima quando ho pesci giovani. Velocemente, il senso è, questa è una cosa importante, oggi va un po' di moda quello di andare a ricreare la vasca biotico, andare a prendere la foto dell'ambiente natura, nelle vasche. Purtroppo è una cosa che difficilmente è successo, per il semplice fatto che un sistema vasca, un sistema chiuso, non sarà mai paragonabile a quello che è un ambiente naturale. Quindi bisogna non tanto ricreare quelle che sono le condizioni che si trovano in natura, ma fare in modo di avere un setup utile a quello che è il nostro scopo. Il nostro scopo è riprodurre i pesci, riprodurli con tutte le regolette che si aveva prima. Quindi fare in modo di avere un setup corretto per la riproduzione e fare in modo di far stare bene i pesci. Quindi in che modo? Possibilmente da un bacino vivo, avere vasche adatte alle loro caratteristiche, della bellezza corretta, dei valori corretti, col setup all'interno corretto, evitare l'esplosione demografica che dicevamo prima, non intervenire con l'alimentazione forzata. Cosa vuol dire? Se una riproduzione è inutile che faccio tipo chili, do 3 volte al giorno in acqua di artemio, alzo sempre costantemente a 28-30 gradi la temperatura per pompare il metabolismo, cercare di avere più pesci possibili, perché non mi interessa venderli, a me interessa avere un 20, 30, 40% sani di nuovi nati per mantenere la mia colonia e da una parte dare dati soci. E l'ultimo appunto mantenere, qui è 18-24 mesi generici, in realtà poi ci sono dei mezzi incubatorali che sono veramente un'aspettativa di vita molto, molto più lunga. Il senso è, quando i vector sono abili per essere riproduttivi, riproduciamo. Ok, qui è molto velocemente, è quello che è uno stralcio un po' rivisitato dal regolamento che ci avevamo fatti tanti anni fa, no? Quello che sarebbe in certi sensi un utopico come discorso, perché ci sono tanti punti e difficilmente si vuole raggiungere. Il senso è fare la cosa con la testa, quindi rispettare le 3-4 regolette che ci siamo dati, provare a fare pesci belli e salute soprattutto di fondo, fare in modo che le informazioni di rilevamento non siano proprietà di qualcuno, ma siano diffuse e il più possibile collaborare. No, direi che abbiamo detto tutto. C'è qualche altra domanda? Prego. Innanzitutto grazie per l'informazione, ma sulla cosa che non mi è chiara sui linee di bolle, sì. Le vedete che Uber è mancato discorso, sì, ma per essere poi coeso, quindi esistente e in tempo utile e funzionissimo, la cosa che non può esistere. Sì, però
vuole vedere un buco, una sorta di buco adesivo che fa in modo che queste bolle siano compatte e tengano compatto il motore. Ovviamente non è che fanno tutto come loro vogliono, nel senso, come dicevo prima, cercano di avvalersi di quello che trovano in azienda, quindi banalmente chi produce mette show, mette un pezzettino di plastica galleggiante per fare in modo che abbia dei sostegni per fare le bolle. Chi gestisce invece beta come noi, beta ancestrali, solitamente ha in pasta molte piante galleggianti che sono quelle che sementano la sede dei due bolle e fa in modo di appunto tenere adeso quelle che sono tutte le bolle che poi col tempo vengono avvicinate una con l'altra. Esattamente, super pratica. C'è comunque anche una componente di umidità che ci deve essere nell'area atmosferica, perché altrimenti comunque si va a sfaldare. Quindi, diciamo, la percentuale di umidità è sempre molto alta, ci deve essere. Quindi basta che sia all'entrato. Sì, esatto. Tipicamente diciamo, tutti gli alabanti più o meno si consigliano la vasca con uno strato d'aria coperto, di modo che ci sia dell'aria calda che poi invece possono sia continuare a respirare e contemporaneamente con le spade completamente nude. Diciamo l'ultima cosa, poi chiudiamo, che c'è questa propria credenza che poi gli alabanti dipendono l'influenza, il raffreddore, se non c'è il tappo sopra. In realtà non è proprio così, innanzitutto il tappo ci vuole perché i beta saltano, e saltano anche parecchio. Gli alabanti, i grossi tubatori orali saltano tranquillamente anche oltre il metro, con 20 cm di corno d'acqua ti saltano anche un metro senza problemi. La cosa importante è che non ci sia tanta differenza di temperatura fra la temperatura interna dell'acqua e la temperatura oltre. Quindi se io ho 28-30 gradi per un riscaldatore all'interno dell'acqua, fuori no 15, quello è un problema soprattutto quando ci sono piccolini nei primi mesi in cui vanno a sviluppare nel labirinto. Lì è veramente un problema, ma non c'è problematica riguardante l'influenza del vento. Il Covid non lo prende. Sì. Il boss ci dice che abbiamo finito il tempo. Allora c'è il fresco ancora come ieri, adesso a disposizione dal museo, dopodiché noi ci troviamo qua, visto che oggi vogliamo chiudere giustamente anche dei tempi per le 3, anzi ci dice le 3. Sì, sono le 3, perfetto. Va bene. Vi ringraziamo.